Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video che tratterà lo speciale 250 iscritti, e questo video appunto sarà un modo per ringraziarvi. So che sono ancora pochi, ma è già un inizio e siamo carichi. Questo video, come avete già intuito dal titolo, tratterà di come fare un campeggio, quindi di come montare la tenda in un'area non predisposta a tale scopo. E ho portato con me per questo video l'espertissimo Simone Galbiati. Buongiorno Supertramp. Allora, e ha portato con sé la Bibbia del campeggio. Il manuale delle giovani marmotte, edito nel 1969 ma ancora attualissimo o quasi. Targato Walt Disney. E appunto lui si è formato su questo preziosissimo manuale per darci alcuni consigli su come fare appunto un campeggio in una zona non predisposta. Esatto, Supertramp. Nelle sue pagine sono contenuti veramente tantissimi spunti, le guarderemo più nel dettaglio dopo quando attrezzeremo il nostro campeggio. Iniziamo subito con la prima lezione che ci dà il nostro importante manuale delle giovani marmotte, ovvero cosa mettere nello zaino per andare in campeggio. Questo è un passo veramente importante per la preparazione di questo tipo di attività e quindi bisogna andare a pagina 185 e seguire i consigli del nostro Paperino su come preparare lo zaino per non fare, diciamo, la figuraccia che sta facendo lui. Adesso ve lo facciamo vedere. Ovviamente abbiamo migliorato un attimino le pagine di questo manuale perché dal 69 a oggi la tecnologia si è un pochino evoluta. Un pochino. Allora, innanzitutto questo video è sempre sponsorizzato da Promovend Italia E dai suoi stupendi gadget che possono servire anche in montagna oltre che in ufficio. Ok, iniziamo. Quindi cosa mettere nel nostro zaino per andare in montagna? Per prima Oltre cosa, la maglietta Promovend, che è esatto, essenziale. la maglietta Promovend o non Promovend comunque serve, una maglietta di ricambio. In generale però tutti i ricambi vanno chiusi all'interno di un sacco di plastica in modo tale che il contenuto rimanga sempre perfettamente asciutto. È quando non sai bene o dove stai andando, o se stai andando in una zona umida o che potrebbe piovere, eccetera. Oppure potresti anche star fuori più di un giorno e comunque un cambio serve. Diciamo che se andate in Villa Borromeo non serve. Dopodiché i generi alimentari a partire dall'acqua deve essere sempre almeno 1 litro per ogni giornata. Questo è il contenuto minimo che bisogna portare, un minimo di cose da mangiare, tra cui per la camminata sempre frutta secca, mandorle, nocciole, noci e quant'altro, e il cioccolato, a mio avviso è fondamentale, utile, che unisce un po' di proteine e un po' di zucchero. Esatto. Dopodiché bisogna sempre pensare alle variazioni di tempo e di temperatura, e quindi un kiwi, il kiwi serve sempre perché ripara sia dal vento che dalla pioggia. Perché in montagna il tempo non si sa mai. Poi servirà sempre un pacchetto di fazzoletti, anche se è banale, scontato, bisogna averlo. Poi passiamo alla parte di primo soccorso. Bisogna sempre avere cerotto a nastro, un po' di cotone, i cerotti, una garza sterile e una benda. Poi vedremo anche che doppia funzionalità avrà il cotone. Esatto. Questa è una termocoperta che si utilizza per tenere sia caldo che freddo se durante È una coperta molto sottile, molto leggera, che è composta da 2 strati. C'è lo strato color oro che, se messo all'esterno, attirerà calore, perché attirerà raggi di sole, e lo strato color argento messo invece all'esterno provvederà a raffrescare, perché riflette in questo caso i raggi del sole. Sai che non la rimetterei mai più là dentro nella lo so, bottiglia. poi me ne compri una nuova. Dopodiché abbiamo le salviette rubate sugli aerei o dal manuale delle giovani marmotte a queste di pezzo. La mucchina, mai dimenticare un accendino che può sempre servire. E questo non può mancare, l'abbiamo visto la radio, nel video a contatto con gli spiriti del bosco. La radio serve perché è un servizio di sicurezza sul canale 8 sotto canale 16, e questo serve esclusivamente per le comunicazioni di emergenza. Può essere sempre utile avere il binocolo. Mazzo di carte. Come attrezzi utili un paio di guanti se dobbiamo estirpare rami e quant'altro per non farci male, una corda, un segaccio che serve per tagliare tutto quello che serve per poter attrezzare l'area di campeggio, un coltello allo stesso scopo. Importantissima
la torcia. Serve sia se vi ritrovate ovviamente di notte, sia sempre di notte per poter chiedere soccorso. Si può utilizzare il codice Morse indicato sempre nel manuale delle giovani marmotte, che ci insegna che 3 puntini, 3 linee consecutive Sì. e 3 puntini ancora. Andrà a coprire con la mano facendo punto, 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 linea, 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 punto, punto, punto. Il fischietto serve sempre per lo stesso motivo della torcia in caso di emergenza. Si fanno 3 fischi corti, 3 fischi lunghi, 3 fischi corti. Questo più o meno, alcune cose vanno bene anche per la montagna, alcune cose solo per il campeggio. Soprattutto per il campeggio inizierei a portare un fornelletto a gas. Questo l'abbiamo comprato alla Decathlon. Ci sono anche di molto più piccoli. Il vantaggio di questo è che ha la bombola di gas inserita sempre nel suo scomparto e l'accensione è elettrica, quindi basta premere un pulsantino e si attiverà la fiamma. Una torcia per tenda Da tenere all'interno della tenda, quando farà notte non vedrete più niente. Sacco a pelo, e ogni sacco a pelo ha la propria gradazione. Questo è un 5-15 gradi, quindi in primavera va più che bene, mentre in inverno opterei per un sacco a pelo che va anche sotto gli 0. Poi ovviamente quando andate in campeggio non dimenticatevi di portarvi la tenda e soprattutto per mettere le cose nello zaino serve uno zaino, quindi zaino. Seguendo il manuale delle giovani marmotte dobbiamo trovare questa indicazione che ci darà poi le azioni da seguire per arrivare al posto dove abbiamo deciso poi di piazzare la tenda. Ecco qui il segnale e siamo arrivati dove piazzeremo la tenda. Qua adesso dobbiamo togliere un po' di sassi, un po' di sterpaglie e poi possiamo iniziare col nostro free camping. Monteremo la nostra tenda che ha la stessa annata di questo libro, ovvero del 69. È questa qui. Abbiamo scelto appositamente questa tenda vecchia, ovvero la mia, per farci al nostro manuale delle giovani marmotte che a pagina 53 ci spiega come fare un rifugio con i legni. E quindi questa tenda forse è anche più difficile di fare un rifugio con i legni. Quindi una volta arrivati al luogo dove decidiamo di fare la piazzola dobbiamo ripulire tutto come abbiamo fatto noi egregiamente. Noi in questo caso abbiamo anche piastrellato per avere una superficie ancora più piana. È essenziale perché di notte sennò con il sacco a pelo scivolate sempre e poi dovete risalire come lombriche e scivolate. In teoria sotto la tenda si va a mettere un telo di plastica o comunque un qualcosa di impermeabile per ripararci dall'umidità che di notte sale dalla terra. Io non lo uso mai questa cosa in realtà perché mi dimentico sempre, però poi me ne pento una volta che vado a dormire. Inoltre per avere un ulteriore spessore, soprattutto nelle stagioni un po' più fredde, anche in autunno dove c'è tanta umidità, è bene usare un tappetino, anche per esempio quello degli addominali, da mettere sotto al vostro sacco a pelo. Mentre attrezzati potete portarvi il vostro materasso gonfiabile e fate che è una meraviglia. E in questo caso noi abbiamo più stile, useremo un tappeto perché non... Perché usiamo un tappeto? Il nostro telo cerato l'abbiamo perso nell'ambro mentre... Ah ok, sì, è stato un sentiero impervio e per scappare da delle tigri abbiamo perso il nostro telo e quindi useremo questo tappeto. E niente, ci mettiamo a preparare la nostra tenda. Questi sono i legni che abbiamo raccolto nel bosco. Esatto, gli abbiamo messo dentro un filo. Abbiamo trovato anche del ferro e l'abbiamo riadattato per metterlo all'estremità di questi legni. Con questo costruiremo la nostra struttura per poi metterci sopra la tenda. Si vanno ad inserire uno dentro l'altro. Pam, pam. La nostra tenda. Ok. Adesso in questi buchi si va a mettere l'estremità del legno. Non è un salotto questo, Ire. Questa è una piazzola in alta montagna a 5000 metri di quota. Un po' di immaginazione. Ok. Adesso graffiamo la macchina di
La nostra struttura della tenda è fatta in appena 8 minuti e 20 secondi, perché siamo due espertissimi della montagna. E dopodiché gli mettiamo la copertina e oltre a tenere più caldo in caso di pioggia, questa è essenziale. Prima di andare a letto, ricordarsi di tenere aperta la finestra, perché respirando tutta notte lì dentro poi inizia a gocciolare le pareti, quindi vale lasciare almeno qualcosa di aperto per far girare l'aria. Se trovate per esempio tanto vento, non potete lasciarla così la tenda, quindi si utilizzano dei picchetti che o ce li hanno predisposti già alla vostra tenda quando la comprate, oppure adesso la nostra giovane marmotta Simone Galbiati ci mostra come creare dei nostri picchetti con i legni che troviamo in Questo è giro. uno strumento molto utile per fare questo tipo di attività. Si fa la punta del nostro picchetto e poi bisogna passare a fare l'incavo in questo modo, tagliando, dando poi una parte di spessore dove qua verrà agganciata la fune e questa parte invece viene martellata nel terreno. Il nostro terreno è piastrellato, quindi non lo faremo davvero. Adesso vi mostrerò l'interno della tenda, una tenda per 3-4 persone anche, quindi molto grande. Dove questa è la porta? Sì. Ok, entriamo nella nostra tenda. Ok, eccoci qua nella tenda. Ok, e infatti come potete vedere è una tenda molto grossa. Abbiamo dei macchinari per allenarci, una televisione, un divano, due poltrone, due divani. E poi questa è la zona soggiorno della mia tenda, dove La cucina. zona cucina. Sì, questa è zona soggiorno, questa è zona cucina. No. No? Avete anche un maggiordomo, prego signore. Esatto, mi dica era cosa- l'avevo lasciata in tenda l'anno scorso, l'ultima volta che l'ho usata, adesso l'ho ritrovata Cosa dentro desidera? qui. Abbiamo un frigorifero per tenere le nostre provviste, quindi diciamo che è una tenda molto attrezzata, importantissimo l'allenamento. Abbiamo un bagno, abbiamo delle scale e si sale al secondo piano della nostra tenda, un pianoforte che non si sa mai. Per la pausa perché questo video è stato girato il giorno della festa della mamma e quindi dobbiamo dare il regalo alla mamma. Auguri mamma. Oddio, grazie tesoro. Mio personale. Sei grande. Guarda qua, guarda lì. Bellissimo. E questi? Un bacio. Guarda quanti meravigliosi. Questo è bello, Belle. Pezzo forte. Il mio lavoro da figlio l'ho fatto. Allora, come ultimo punto di questo tutorial mostreremo come accendere un fuoco nel bosco. Ok, che questa cosa in realtà è illegale, quindi non si può fare, solo per estrema necessità e soprattutto mantenetelo in sicurezza. Quindi prima cosa da fare è ovviamente non farlo in un campo di cose secche e trovare una superficie pianeggiante sempre con terra e intorno magari circondarlo con dei sassi, così da evitare che il fuoco fuoriesca dal nostro controllo. Qua ci spiega anche per esempio come poter mettere sul fuoco Una teiera. una teiera. Quindi se avete una teiera in montagna sapete come farlo. Nel caso voi non aveste un fornello a gas o siete fissati come me col fuoco e siete piromani e volete accendere un fuoco per forza in montagna, l'importante è stare in sicurezza. E ancora più importante è non farsi beccare, quindi andate in un posto dove non c'è nessuno. Ok, noi adesso stiamo preparando una superficie sporcabile perché il nostro terreno è piastrellato e se no mia madre ci uccide. Io sono andato in montagna con l'intento poi di fare il fuoco, perché se andate in montagna e poi decidete di fare un fuoco è già più difficile, quindi avreste bisogno del minimo necessario. E questa adesso vi spieghiamo la seconda utilità del cotone di cui parlavamo a inizio video. Dovete cercarvi dei legni, può essere utile un accendino o uno strumento che la prima volta che lo vedo in vita mia che c'è solo Simone Galbiati, Che si chiama acciarino, la classica pietra focaia. che adesso vedremo come funziona. Comunque se avete un accendino, quello ormai è antico, però è figo da I utilizzare. dischetti di cotone bisogna aprirli, farli prendere il più aria possibile tra una fibra e l'altra del cotone. Questo tipo di attività si chiama creare l'esca per il fuoco. Oppure si può aggiungere poi al cotone anche un po' di trucciolato di legno che lo si ottiene grattando via il legno dalla parte superficiale di un ramo. Anche quelle altamente infiammabili.
volta che ne abbiamo preparati un bel po'. Ovviamente sopra ci metteremo dei legni più grossi perché questo ci durerà un 5 secondi. Quindi dobbiamo sfruttare questa fiamma iniziale per far prendere fuoco ai legni un po' più grossi. Quindi o si va con l'accendino, tac, del XX secolo si accende, oppure siamo rimasti a 69 come Timo, che usiamo questa cosa qui, questa cosa che fa scintille. Non lo fa più. Ah, va, l'ha fatta. Prendi. Eccolo qua. Ok. Simo è felice. È felice di aver usato per la prima volta quel cosino lì. Esatto. Ok, siamo giunti alla fine anche di questo special video. Spero che vi siamo stati. Speriamo di essere Esservi stati Noi siamo sopravvissuti grazie al manuale. Esatto, vi saluta anche la Bibbia della tenda. Se volete comprarlo compratelo, è molto divertente, ma non vi salverà davvero la vita ovviamente. Tanti saluti da qui qua. E ringrazio tanto il mio amico Simone Galbiati, l'espertissimo delle tende. Cioè, se cercate su internet l'inventore della tenda vi esce Simone Galbiati. Grazie per aver visto questo video. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, lasciare un commento, e ci vediamo al prossimo special ai 500 iscritti. Ciao. Ciao. E da Supertramp è tutto.